Negli anni di Tangentopoli il fulcro dell'evento, il fulcro di Mani Pulite era senza dubbio il Tribunale di Milano, che è un grande blocco di granito ficcato in un corso di Porta Vittoria a Milano, appunto, che è una vera e propria cittadella. E ricordo che la prima volta che entrai ci ho messo 2 giorni, ci misi 2 giorni a capire come orientarmi, perché al contrario di quello che succede adesso non c'erano cartelli, cioè si entrava in una gigantesca cittadella e se non sapevi dove andare ti perdevi. Quindi questo dà un po' l'idea dell'atmosfera kafkiana. Il Palazzo di Giustizia era una cosa veramente gigantesca, banca, ufficio postale, caserma dei carabinieri, c'era un po' di tutto. La sala stampa dei giornalisti diventò ben presto il fulcro mediatico di Tangentopoli. Come era fatta questa sala stampa? Era una squallidissima stanza dove avrebbero potuto girare un film, vale a dire pochissima luce, molto fumo, mobili da caserma, c'erano 2 telefoni di quelli col disco, un fax, una televisione in bianco e nero con l'antenna, cioè con l'antenna col baffetto, quindi non neppure attaccata, e c'era una cabina del telefono di quelle che si possono trovare nei bar di montagna, dove appunto chi voleva poteva telefonare in tranquillità. C'era una finestra aperta che dava sulla mensa della caserma dei carabinieri interna, quindi praticamente lavorando tu avevi gli effluvi del ragù e di tutti i cibi dei carabinieri. C'erano 2 telefoni e questi 2 telefoni praticamente potevano comunicare dovunque. Se tu avevi la fidanzata in Sud America o in Russia, potevi tranquillamente telefonare, non si sa chi pagava, ma si sa sicuramente che questi 3 telefoni erano controllati, ma di questo nessuno se ne occupava. Praticamente erano due telefoni gratuiti a disposizione dei giornalisti, sapendo appunto benissimo che erano intercettati. Come ha detto, di PC non ce n'era l'ombra, c'era una singola macchina da scrivere meccanica, della quale parlerò più avanti. C'era un vecchissimo divano in finta pelle nera, dove di solito dormiva Paolo Brosio, ma anche noi facevamo dei sonnellini. La sala stampa era un vero e proprio porto di mare, un porto di mare per i giornalisti italiani che andarono a frotte veramente in quegli anni a coprire i processi e Tangentopoli, ma anche per i giornalisti stranieri, troupe televisive che arrivavano con tanto di producer, regista giapponese, australiani, e dopo un po', devo dire, non ci facevi neanche più caso e c'era la corsa a cercare il collega che sapeva l'inglese per essere intervistata appunto da questi signori. La sala stampa era frequentata anche ovviamente da avvocati che portavano i loro comunicati e frequentata da una varia umanità, da strani personaggi che arrivavano, che ti lasciavano fogli, non capivi bene chi fossero, se erano dei millantatori oppure se erano semplici pazzi, ma fatto sta che durante Tangentopoli scoppiò una improvvisa voglia di giustizia, per cui alla fine arrivavano persone che spontaneamente ti portavano dei dossier, dei faldoni, e a volte erano pazzi e mitomani, persone che credevano appunto che volevano avere diritto, volevano giustizia e cercavano i giornalisti appunto in questa grande infatuazione di giustizia che era quegli anni, perché appunto dessero determinate informazioni. Più che altro, come ho detto, erano dei pazzi e dei mitomani. C'era un personaggio che era il decano della sala stampa, Annibale Carenzo, il cronista dell'Ansa, un personaggio anche questo da film, grisaglia, panciotto, capelli bianchi, che riceveva in maniera molto cordiale tutti questi millantatori e questi pazzi, e quando gli chiedevamo perché, la ragione lui ce la spiegava, cioè praticamente lui prendeva i dossier che gli portavano questi signori, li voltava e diceva: questa è carta buona per scrivere, e quindi appoggiava tutti questi dossier in un'ottica parsimoniosa, li metteva da parte e li usava per scrivere le sue agenzie. Le agenzie le scriveva, come ho detto, non col computer, perché non c'erano neanche i portatili, i primi cellulari cominciavano ad arrivare, e Annibale Carenzo se ne stava sulla sua macchina per scrivere, attenzione, non macchina da scrivere, macchina per scrivere, a scrivere, a dettare appunto le agenzie. Ce n'è una famosa che è quella che alla fine poi è stato uno degli apici di Tangentopoli, che è l'avviso di garanzia a Craxi. Io ricordo benissimo quel momento, lui lo scrisse sulla sua macchina, e quell'agenzia fece letteralmente il giro del mondo,
E poi prese questo foglio appunto usato, e venne appeso con una spilletta sulla bacheca di sughero che si trovava in sala stampa. Quel foglio è rimasto lì per mesi, anni, onestamente non lo so perché ho perso il conto, e alla fine l'ho presi e lo custodisco ancora, ne ho fatto una fotocopia ed è questa che state vedendo in questo momento, un foglio scribacchiato, scritto appunto di getto con delle correzioni a penna, che però ha fatto il giro del mondo ed è stato uno dei punti di svolta di Tangentopoli, famoso avviso di garanzia Craxi che poi porterà durante il processo Cusani all'interrogatorio di Craxi, che però paradossalmente si rivelerà una sorta di onore delle armi di Di Pietro a Craxi, perché lo lascerà parlare e lancerà appunto le sue famose accuse contro il Partito Comunista e anche contro Gardini, e ne uscì non come vittorioso, ma diciamo così, alcuni dicono appunto con l'onore delle armi.